Ciao a tutti e bentornati alla baita. Rispondiamo a un po' di domande, era tanto tempo che non lo facevamo per il venerdì. Oggi è lunedì, il momento in cui stiamo registrando, ovviamente piove, tanto per cambiare negli ultimi 12-13 giorni sta piovendo, quindi siamo rintanati dentro. Non abbiamo ancora collegato la seconda batteria, però il work è in progress, come si dice. Volevamo rispondere a caldo. Tantissimi ci avete mandato le vostre opinioni per quanto riguarda la stufa. L'abbiamo anche un po' spiegata forse frettolosamente quella della stufa e ci tenevamo anche a rispondere ad alcune domande. Prima cosa vi ringrazio perché mi sono fatto una cultura estrema sulle stufe, tante cose non le conoscevo. Una delle cose che abbiamo scartato sono determinate stufe che ci piacciono un sacco, che sono le stufe nordiche, per una questione di peso e costo. Anche i camini ad inserto li avevamo considerati, ma partono dagli 80-90 kg a salire e quindi visto gli squat che ho fatto con la batteria non sono andati benissimo, ed era a 50 con 80-90, non lo so come potrebbe andare. Difficoltoso. Allora, prima premessa: il tetto è da rifare, lo sappiamo, e non ci possiamo fare niente. Disperdiamo calore in parte sì, abbiamo dell'isolante, un po' di fortuna, questo ci aiuta, però non è chiaramente la situazione ideale per creare del calore. Quindi questa è una prima risposta che diamo. Lo sappiamo che il tetto è purtroppo da rifare. Infatti quest'estate io e Ale ci eravamo un pochino messi a tavolino per discutere quale fosse la priorità, se la strada o il tetto, perché comunque in 2 mesi di caldo non si possono fare entrambe le cose, insomma. E sì, quindi abbiamo optato più per la strada. Detto questo, c'era venuta in mente la stufa pellet perché volevamo differenziare il combustibile. Un po' complice il fatto che abbiamo fatto poca legna, come abbiamo spiegato, per fare la strada, o meglio, ce l'abbiamo in piccoli punti sparsi, ma di certo non è stata tagliata e messa in una bella legnaia ad asciugare. Però ce l'abbiamo tagliata, sì, sparsa nel bosco, e quindi se dovessimo raccoglierla, tagliarla e metterla in legnaia avremmo già la scorta per l'inverno. Sì. La stufa a legna, come sappiamo tutti, finché è accesa è bellissima, quando è spenta non è più bellissima. Alcune stufe, oltre che per il peso, anche per il costo, le abbiamo scartate, perché svegliamo questo mito. Scordatevi che noi possiamo essere ricchi finanziariamente con YouTube, oltre a questo livello di follower. Insomma, riusciamo a barcamenarci, ma non possiamo certo disporre di finanze illimitate e quant'altro. Per quanto lavoriamo entrambi, Sì, però non ci possiamo ancora, a parte che io mi considero ricco per la salute, a me dei soldi non me ne frega veramente niente. Questo era un po' per fare una premessa, quindi volevamo differenziare il combustibile, perché se finiamo una cosa, se una pila di legna è sotto la neve, qualcosa, posso sempre andare in un negozio e prendere un sacco di pellet, e questo è per rimanere qui. Questa unità, per i follower più nuovi, questa unità è un'unità di appoggio. La baita, la parte piccola, è isolata da quella grande, che poi ristruttureremo e diventerà la nostra, si spera, se Dio vorrà, casa definitiva. Qua l'investimento deve essere calibrato al nostro periodo di permanenza. Poi dopo rimarrà una dépendance, lo convertiremo a studio. Sì, magari sì. Questo non lo possiamo ancora sapere, però rimane una dépendance, quindi non voglio inserire un componente che magari costa 5-6 mila euro, quando potrei spenderne 7-8 mila per riscaldarmi, per mettere un buon impianto di riscaldamento dall'altra parte, certo, che è anche più grande. Ci complimentiamo con 2 follower che ci hanno consigliato, proprio in base ai consumi di watt, hanno detto: una stufa consuma 80 watt minimo a pellet, una coperta termica consuma 50 watt, compratevi la coperta termica e buonanotte.
hai vinto. Secondo me hai vinto. Nui, lascia stare la telecamera. Perché è economico, efficace, efficiente. Sì, e soprattutto i costi iniziali sono veramente irrisori, quindi potremo... È una cosa che in effetti ci avevo pensato. Rispondo anche a chi ha detto del generatore di corrente, come se trema la telecamera è perché ci sono le gatte. Il generatore di corrente a benzina, un generatore di emergenza. Allora, la colpa è mia, non lo voglio, o meglio, non ho ancora sentito abbastanza freddo per volerlo, perché sono diventato fobico dei rumori. Io veramente i rumori di sottofondo, di motori, strada, sono nato in città, lavorato in un contesto tecnico ultra inquinato, ultra eccetera, e non posso pensare di mettere un motore da accendere. Questa è una cosa che, anche se so che sono molto silenziosi, molto performanti, ma tu hai finito di fare casino. Quindi questo è per rispondere un po' in generale. Adesso introduciamo il PC, che so che in questo contesto sembrerà una cosa fuori, però è da qui che rispondiamo ai commenti, quindi volevamo leggerne alcuni. Uno dei commenti, secondo me è una cosa che poi i terremoti sono la gatta. Anche se ad alcuni di voi ho già risposto, però chiaramente non penso che tutti leggano i commenti di tutti, però è una cosa interessante. Mi dicono: perché non metti delle persiane alla porta e alla finestra per cercare quell'isolamento in più? Siamo legati da vincolo storico, quindi esternamente, esteticamente non possiamo modificare nulla se non viene accettata dal comune, viene fatta una proposta, sono procedure lunghissime e le modifiche solitamente non vengono spesso e volentieri rifiutate. Dipende da chi si trova, in poche parole. Però siamo in Italia, siamo in Italia, quindi la regola è applicata sì e no, però se dobbiamo stare a guardare questa cosa non possiamo mettere degli altri oscuranti esterni, perché cambierebbe l'estetica della casa, al di là delle installazioni a terra come l'acqua e il resto, perché sono considerati shelter, sono considerati capanni removibili, ma invece una struttura fissa che modifica proprio l'estetica, se io ci metto una persiana viola non lo posso fare, in poche parole, e da un certo punto di vista ha senso. Allora, molti ci hanno parlato delle stufe nordiche, Finlandia, Svezia, Norvegia, ci sono molti produttori. Lei ne aveva una, giusto? A pellet. Com'era? Con la ceramica? Era con la ceramica beige, era grigia di struttura con la ceramica color crema, molto bella. Il peso, per noi è un problema il peso, non solo di trasporto, perché il peso va a valle, quindi prima o poi alla baita da sopra dalla macchina ci arrivo, a rotoloni, a spintoni, a spinta, a slitta, in qualche modo ci arrivo. Il problema è movimentare, secondo me, oltre i 50, 55, 60 kg. Abbiamo visto che quello è il nostro limite. È il nostro limite per poterci anche girare qua dentro e non distruggere quello che abbiamo creato. Il pavimento porta 800 kg al metro quadro, quello che ho costruito io. Quindi le nordiche, che hanno tutte quelle che integrano materiale refrattario, altri ci hanno scritto del materiale refrattario, tutto quel materiale fatto di simil pietra o pietra che accumula calore e poi lo rilascia lentamente, è per noi un problema di peso che non ci sentiamo di affrontare. Qualcuno mi dirà: e allora stai al freddo? No, dobbiamo trovare il giusto la soluzione, la dobbiamo trovare. Pannelli solari li trattiamo dopo. I pannelli solari, c'è anche qualche commento, ma volevamo anche dire due parole sull'albero solare, ma lo vediamo dopo la stufa, che è l'argomento, diciamo, principale. Allora, qualcuno ci dice che non gli piace molto la stufa pellet perché il pellet non è facile da trovare e non è un buon pellet. Allora, non so, dipende probabilmente dal paese. Noi qua in Italia le stufe a pellet sono in tutti i supermercati, dappertutto, anche. E quindi il pellet lo si trova ovunque, lo si può prendere anche a sacchetti singoli, non a fornitura immensa, e i costi si aggirano
attualmente intorno alle 5-6 euro per 15 kg. Sì, per 15 kg di sacco. Sì. Sì, anche 4,50 ho visto Sì, ultimamente. sì, ci sono anche. Si stanno ancora abbassando un pochettino. Beh, dipende anche dal tipo di legno. Sì. Ringrazio un amico dalla Grecia che ha usato il traduttore per scrivermi in italiano, apprezzatissimo. Io ovviamente non sono polilingua, uso il traduttore per rispondervi ai commenti nella vostra lingua madre, ma lo ringrazio perché mi ha fatto veramente piacere oggi che mi abbia chiesto se la traduzione di Google ha questo funzionato. Sforzo, no? Sì, questo l'ho considerato impegno. un piccolo regalo verso di noi, perché tendo a rispondere a più commenti possibili anche se non ce la faccio, perché mi piace farlo, e rispondo a tutti, anche a quelli negativi, e ne parliamo dopo, ma non perché voglio avere sempre ragione io, ma perché mi piace proprio interagire con le persone. Ci suggeriscono di installare un piccolo condizionatore d'aria economico che di notte manterrà la temperatura desiderata risparmiando elettricità e consumandone poco. E poi tra parentesi ti dicono che sei più snella e stai molto bene. Tu ti senti... È l'outfit black che spina. Comunque, il condizionatore in pompa di calore, ci sono tante cose da considerare. Il consumo, la tecnologia sta facendo grandi passi. È una cosa che potrei anche fare, ma il problema è anche l'unità esterna da mettere e poi il consumo in watt. Potrebbe essere una soluzione, sì, come potrebbe essere una soluzione la coperta riscaldante, che ci sono anche, perché sono andato a guardare i commenti di quei due follower, sono andato a guardare le coperte riscaldanti, c'hanno un sacco di regolazioni, timer, termostati, addirittura quelle doppie che regano lei piuttosto che me, perché lei già adesso è preparata per l'Alaska, cioè lei prende e alle 8:30, quando si copre, sembra che sia in viaggio sulla slitta con gli aschi, perché è coperta. Allora, voi dovete sapere che la mia temperatura ideale si aggira intorno tra i 20 e massimo 26 gradi. Quindi io adoro la stagione autunnale e primaverile. Guarda, stiamo per entrare in autunno. Siamo ancora in estate, vedi un vero? po' te. Lo so, però io la sera dopo cena sono un pochino freddolosa. La questione della coperta termica, da una parte sì, va bene per me, ma non va bene per lui, perché lui anche col piumone in inverno suda. Il problema è proprio quando usciamo dalle coperte per andare a bere, per andare in bagno la notte, per fare colazione la mattina, cioè è quello sbalzo lì che ci crea problemi. Quindi non so quanto la coperta termica risolverebbe la cosa. Allora, questo sembra una stupidata perché l'abbiamo buttata a sorridere, ma in realtà è una cosa seria, perché io, complice anche purtroppo quello di cui soffro per la mia salute, ho sempre caldo, ma parecchio. Cioè, nel senso che l'anno scorso, quando fuori c'erano -9, io ero in maglietta, senza pantaloni, sotto al piumone, eppure il piumone lo tiravo fin qui perché non ce la potevo fare, c'erano 4 gradi qua dentro. Tra l'altro abbiamo dovuto comprare 2 piumoni perché il primo era troppo pesante, sì, che abbiamo comprato, e ne abbiamo preso un altro, sì, un po' più sottile. Sì, quindi c'è anche questo problema di cercare una linea di comfort. Mica è semplice. I retroscena che voi non conoscete sono questi. Mica è semplice. Lei che dorme qua dietro fa 50 milioni di gradi, se mi si appoggia addosso, io poi esco dal piumone e sono zuppo e passo dai più 40 ai più 4 sì, nell'arco di un secondo. È quello che vorremmo evitare, ecco. Sì. E poi è bello stare coperti, perché uno va a letto coperto e tutto, però io soffro di questa cosa sì, qua. Sì, infatti, noi non sentiamo freddo sotto le coperte, è quando usciamo dalle coperte il problema. 2 letti separati. No. No comment. No comment, ma se dormi prima di me... sono su un altro letto che ti cambia. C'è un cattivone. Allora, chiaramente noi avevamo detto, ma
vi abbiamo dato poche spiegazioni. Lasciamo la stufa a legna lì e mettiamo la pellet nel camino. Allora, mi sono fatto un po' di cultura. I fumi di scarico della stufa pellet producono acidità. Il pellet brucia a minor gradi, con la ventilazione forzata si forma spesso condensa, le normative impongono guarnizioni eccetera nella canna, non è un problema, però inserire la stufa pellet lì o metterla davanti al camino diventa un problema, perché all'interno del camino originale io dovrei far salire un tubo esattamente per tutta la lunghezza del camino e farlo terminare con la copertura appropriata a norma di sicurezza esattamente negli sfoghi in pietra del camino. Un lavoro. Quindi ieri sera ero entusiasta perché ho detto: ma stupido Ale, perché non ci hai pensato prima? Metti la stufa in ghisa nel camino, di fronte al camino, col tubo che va su per il camino, tanto il tubo basta che lo indirizzi e poi il tiraggio fa il resto, e intorno ci metti la lana di roccia e isoli. Anche perché tira molto bene questo camino. Sì, tira benissimo. E usiamo il tratto di canna fumaria che ho realizzato l'anno scorso, che è già preparato per tutti i fumi, legna, pellet, ha tutte le certificazioni, e ci si attacca la stufa pellet. Tra l'altro, se questa stufa non dovesse entrare nel camino, ai mercatini delle pulci che frequentiamo noi, di piccole, perché questo camino è poco profondo, quindi di stufe piccole, larghe, strette, alte, ce ne sono a quantità industriali. Ce ne sono in quantità industriali, quindi potrebbe essere anche una soluzione bella esteticamente da vedere, la stufetta in ghisa, facile da chiudere il camino, perché con la lana di roccia che ignifuga si chiude tutto il resto, a parte la canna che va su. Prese d'aria qua, gli spifferi non ci mancano, no, ce ne abbiamo a quantità industriali anche di quelle. E la stufa pellet vicino alla porta ci darebbe, come dice la normativa, possibilità di avere due cose: un raccordo AT per la condensa e l'ispezione, dove si raccolgono le condense acide, e la presa d'aria dedicata, essendo vicino alla porta. Questo perché? Perché se io mettessi la canna fumaria della stufa pellet dentro la pietra, a lungo andare l'acido del pellet corroderebbe qualsiasi superficie che si sfoglia, crea detriti, crea condensa e viene fuori un macello. Non so, se non voglio entrare nei medici, il pellet è tossico, questo non è tossico, la batteria emette qualcosa, dopo parliamo anche di questo. Ma non lo so, quindi l'idea migliore è trasferire la ghisa dentro e la pellet eventualmente fuori. Parliamo dei pannelli solari. Ok, i pannelli solari. Mi hanno detto che l'albero solare è da rivedere. È vero, perché sono in arrivo già altri 2 pannelli, poi... No, veramente sono già arrivati, ma sono in città. Sì, sono nel nostro magazzino. Sono nel magazzino in città, veramente. Sono quindi... già arrivati da 3-4 giorni. Sì, è vero. E quindi dobbiamo recuperarli, portarli qui. Abbiamo anche qualche cosa da sbrigare in città, quindi può essere che magari ci fermiamo 2 giorni in città e io faccio un paio di viaggi con la macchina bella carica per portare su più materiale possibile. L'albero solare va rivisto sicuramente, perché ci vogliono più pannelli, ma questo a livello generale, non è l'albero solare in sé. Qualcuno ha visto che al mattino ci sono 2 pannelli in ombra, perché dove sorge il sole i pannelli sono più alti e l'ombra va a cadere su quelli lì. Allora, è calcolata quella cosa, ed è calcolata perché nel solare, poi ci sono correnti di pensiero come nei medici, quella medicina, è più importante cercare di non avere ombre nel lungo periodo della giornata, soprattutto in inverno, quando il sole è basso verso la fine della giornata, perché l'ombra al mattino dell'alba si esaurisce prima dell'ombra al tramonto. Le ombre in inverno del tramonto sono le peggiori, quindi l'impianto va progettato in inverno, quindi io l'ho progettato nel peggiore caso possibile, con l'orientamento nel migliore aspetto possibile. Quindi tutti quelli che mi hanno detto perdi il 30%, perdi questo, perdi quell'altro, la mia perdita è dell'1% in inverno e dello 0,1% in estate.
se qualcuno avesse curiosità, io me le sono studiate tutte, quanto sono stato dietro questo albero solare, il vento e i pannelli che volano e questo, quindi eventualmente fatemelo sapere che posso mettere un documento in PDF linkato nella descrizione del video, se qualcuno vuole approfondire tutti i calcoli che ho fatto sulle ombre. Sono partito dal solstizio fino ad arrivare all'equinozio, abbiamo fatto un po' di robe. La batteria non è vero che emette radiazioni nocive. A mio avviso, io faccio anche qua correnti di pensiero milioni. No, anche perché ci dormo io vicino alle batterie, quindi è una domanda che io gli ho posto penso 20 volte. 30 facciamo, 30, aspettiamo. facciamo 30 volte. Adesso prendiamo lo strumentino. Non avrei dormito qui sicuramente, a fianco a questo apparato. Allora, questo è un misuratore di normali campi elettromagnetici, cioè dei più comuni. Quindi se io vado vicino alla luce, vedete che, sentite che fa un campo elettromagnetico. Se vado vicino alla batteria attaccato fa un campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico nella distanza ha un decadimento enorme, poi ci sono tante cose, frequenze e varie, però qua parliamo di 50 Hz, cioè il cellulare che è un mondo a parte, ma non lo sapremo mai, lo sapranno fra 2 o 3 generazioni se ci fa male oppure no. No, ho visto il video di un fisico in cui spiegava che puoi dormire col cellulare a fianco al letto anche acceso, anche con la connessione dati accesa, ma a 40 cm di distanza. Misuriamo un cellulare. Allora, io metto un cellulare qua, se gli vado vicino lo strumentino suona. Quanto leggi? Questo è il cavo. 0? 0. E lui ha detto che bisogna tenere il cellulare a 40 cm dalla propria testa, sì. Non succede nulla. Qua, che hai più interferenze, perché hai la 220, hai 2 cavi di ricarica, qua qualcosina becchi. È ovvio che non devi tenerti, ma anche le prese della corrente. Se io vado alla presa della corrente che avete tutti sul comodino, suona, ma vedete che sulla batteria io non ho niente. Oppure qui dove io poggio la testa è 0, cioè 0. Aspetta che non riesco neanche a vedere. Adesso ve lo facciamo vedere anche poggiato direttamente sul mobile della batteria. Dove dorme la signorina? Siamo a 0. Di misuratori di campi elettromagnetici ce ne sono tantissimi, ma noi stiamo parlando di veramente preoccupazioni che secondo me, io lo dico da tecnico, non ci sono. I router che avete a casa, giusto perché nell'off grid si pensa che si vive senza niente. Allora l'aria, ammesso che non state proprio in mezzo a una valle, l'aria è piena di frequenze radio. Buone, sane, non lo sapremo mai secondo me. Il wifi che avete in casa si può regolare e potete abbassarlo a seconda delle vostre esigenze, potete anche portarlo al minimo e vedere se prende nell'altra stanza, cosa che secondo me nessuno fa. Quindi la batteria da 0, dove dorme Monica è 0, era 0 qua sotto, non la farei mai dormire comunque, è 0 totale, non c'è niente, solo se l'avvicino a contatto. Vedete che se mi sta adesso 72, 80 mV, 60 mV, 38, già siamo sotto la soglia, 29, e questa è la normale presa di luce del comodino. Tutto genera una frequenza, lo stesso pianeta, il sole, noi tutti generiamo una frequenza, però siccome mi hanno detto non sposta le batterie, no ragazzi, non succede niente. Bisogna controllarle in sicurezza per la temperatura, per tante altre cose.
farò un tutorial su questo impianto dalla A alla Z, perché voglio spiegarlo, voglio che rimanga sul canale, ma è così, insomma, quindi 0. Allora, io e Ale ci teniamo a fare un ringraziamento particolare ad una psicoterapeuta che ci ha scritto una mail. È una persona, una nostra follower, sì. Guarda il nostro canale, guarda tutti i nostri video e vorremmo ringraziarla dal profondo del cuore perché ci ha scritto delle cose meravigliose. Sì, lo abbiamo già fatto via mail, chiaramente lei ha voluto tutta la privacy perché chiaramente ci ha detto qualcosa di personale. Ci ha detto che le abbiamo dato una speranza perché dopo, insomma, 25 anni di lavoro, insomma, le abbiamo fatto ricredere sulla speranza che ci siano ancora sul genere umano, ecco, delle brave persone in giro. Noi siamo più o meno bravi degli altri, non lo sappiamo, noi siamo così e con tutti i nostri limiti stiamo facendo questo perché noi siamo convinti di vivere meglio così. Non condanniamo chi vive in città, anche perché noi ci abbiamo vissuto, certo, e anche ci viviamo ancora tuttora, tra virgolette. Sì, perché no? Abbiamo ancora una casa che teniamo per i problemi di salute, che quelli sono imprevedibili, quindi ci fa piacere che diamo insomma un tocco positivo al morale. Noi siamo così spontanei. Noi scherziamo sempre anche sui nostri difetti. Nonostante alcuni hater ci scrivano cose veramente molto cattive, toccando anche quello che è il nostro stato di salute. Sì, qualcuno ce l'ha detto, cioè me l'ha detto però vabbè, stendiamo un velo pietoso perché di eccentrici narcisisti ne abbiamo avuti abbastanza nella nostra vita, sì, e devono rimanere nel loro torpore e nella loro insoddisfazione. Detto questo, ringraziamo tutti, nessuno escluso, cerchiamo sempre di rispondere alla maggior parte dei commenti, ma siete talmente tanti e no, cari, più che altro anche, sono anche cari, molto dettagliati, molto lunghi, e quindi ci perdiamo spesso a leggere, e quindi cerchiamo di distribuirci un po' fra tutti. Però vi leggiamo tutti, soprattutto lei. Ha scritto questo, quella lì ha scritto quell'altro. Io li leggo tutti. Quello mi ha fatto un complimento. Donna. Te li faccio più leggere. Va bene. Ti blocco dal canale. Ciao a tutti, grazie del supporto.